Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo raggiunto i 50 mi piace nello scorso video delle strategie, quindi ne porto un'altra nuova. Questa è molto carina e non si trova in giro. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Prima però ci tengo a precisare una cosa. Ovviamente queste strategie, diciamo, basate su degli indicatori possono darci più che altro una sorta di vantaggio statistico, diciamo così. Secondo me non sono efficaci da usare totalmente solitudine, diciamo così, ma possiamo accompagnarle ad una nostra strategia magari strutturata nel tempo, o comunque sia ci vuole sempre un'analisi secondo me fondamentale, una buona analisi tecnica eccetera prima di entrare al mercato così. E noi le andiamo a testare, possiamo farlo anche su un conto demo tranquillamente. Io proverò a farlo sul conto reale e anzi arriveranno i video vlog, diciamo così, dove tutta la settimana magari testo un tipo di strategia basata appunto sugli indicatori, e sì, torneranno. E nient'altro da aggiungere, direi un bel mi piace, l'iscrizione per chi è nuovo. Adesso ci spostiamo al PC e andiamo a vedere come funziona appunto questa strategia. Ed eccoci qua, siamo su TradingView. Prima cosa andiamo a cercare subito l'indicatore che ci serve. Sono due le cose fondamentali per questa strategia, una è l'indicatore, un'altra è una cosa da tenere d'occhio che andiamo a vedere dopo, quindi seguite bene tutti i passaggi. Quindi andiamo nella ricerca degli indicatori e cerchiamo il primo indicatore che è appunto l'indicatore di divergenza. Andiamo qui, lo andiamo a inserire al grafico, ovviamente già ce l'avevo quindi me ne ha messi due e ne vado a eliminare uno. Ad esempio qua andiamo a vedere che c'è una divergenza ed ecco qua io me la sono segnata e così via. Una cosa principale che è da sapere è che l'indicatore di divergenza molto spesso può segnare le divergenze in ritardo. Adesso io sto testando questa strategia sul Forex, in questo caso siamo su EURJPY, ma cambia poco, anzi andrò a fare altri test sicuramente su altri pair, anche su criptovalute eventualmente, adesso vediamo un po'. Comunque sia, io ho tenuto traccia di questo, infatti vedete già delle freccette e siamo sul 5 minuti. Quindi ad esempio qua ci viene indicata una divergenza, io ho segnato su una freccia perché dopo appunto vi vado a spiegare quelli che mi interessano, perché vado a prendere queste, perché alcune no. Ad esempio in questo caso vedete c'era una divergenza, perché non l'ho segnata, dopo andiamo a vedere anche questo. Quindi primo indicatore, indicatore di divergenza. Adesso l'indicatore di divergenza non ci andrà a segnalare subito le divergenze, quindi può essere che la divergenza viene formata, l'indicatore qui ancora non ce lo segnala, ma ce lo segnerà un po' dopo. Ovviamente su time frame bassi magari l'indicatore può tracciarcela un po' in ritardo, però ovviamente dobbiamo anche essere in grado noi di vedere la divergenza, quindi ci possiamo aiutare tranquillamente con un indicatore, con l'RSI, che è la stessa cosa. Ovviamente dobbiamo avere noi occhio per la divergenza, quindi dobbiamo stare noi a dire ok, se è formata, si sta formando e la teniamo d'occhio. Questo è solo per aiutarci, però ripeto è molto più semplice se ce l'andiamo a guardare noi. Quindi cosa facciamo? Teniamo d'occhio appunto dell'RSI o dell'indicatore di divergenza, come dicevo. Qua c'è questa divergenza che andiamo a segnare molto maccheronicamente così. E altra cosa importante da valutare, se si forma un engulfing. Che cos'è l'engulfing? Andiamo un attimo a vederlo. Il pattern di engulfing rialzista è costituito da una piccola candela ribassista seguita immediatamente da una lunga candela rialzista che inghiotte il range di prezzi della candela precedente. Quindi questo è nel caso dell'engulfing rialzista, bullish engulfing, e questo invece dell'engulfing ribassista. Quindi noi cosa dobbiamo vedere? Appunto dobbiamo vedere che la candela successiva che si va a formare deve appunto inghiottire la candela precedente. Se avviene questo, dopo questa divergenza molto probabile appunto che vada nella direzione che vogliamo. Ovviamente, come ho detto all'inizio, è soltanto statistica e tutto il resto, bisogna prima fare un'analisi fondamentale, una buona analisi tecnica e tutto il resto, però diciamo che appunto come test da fare si può fare. Queste cose le ho già dette all'inizio e comunque sia ci sta. Quindi come vediamo in questo caso se è formata la divergenza c'è stato un engulfing ribassista, quindi entriamo in short e vediamo che questa posizione sarebbe stata presa. Altra cosa qui, mentre qua come vedete non è avvenuta la situazione, anche se si è formata una candela che potrebbe guidarci a dire che comunque ci sarebbe stato un rialzo. Come vedete in questo caso invece non si è formata, c'è stata la divergenza ma non c'è stato l'engulfing, quindi niente da fare. Io adesso mi sono andato a prendere varie posizioni appunto per tenerne traccia
Vediamo dove sono le altre. Un'altra è qui, un'altra è qui. Guardate qui quante me ne sono andate a segnare. L'unica su forse 10-15, perché in precedenza non me le sono andate a segnare, l'unica che non è andata in porto è stata questa. Poi c'è sempre da vedere il fatto di impostare la posizione con stop loss e take profit, ovvero che appunto take profit vogliamo inserire e che stop loss vogliamo inserire. Possiamo ad esempio andarci a prendere come punto di riferimento la candela precedente, ad esempio mettere uno stop loss alla candela precedente. Questo diciamo che possiamo gestircela un po' più liberamente noi, quindi eventualmente vi dirò come la gestisco io. Per adesso non l'ho testata più di tanto con take profit e stop loss, sono andato un po' più diciamo così alla cieca. Però cioè, non ho impostato valori predefiniti per farvi capire, quindi quando raffinerò un po' questa strategia su anche come inserire gli stop loss e take profit, magari lo condividerò sicuramente. Comunque sia, in questo caso magari aspettiamo che si forma questa candela, alla candela successiva apriamo e ci andiamo a mettere lo stop un po' più giù della candela rispetto alla candela precedente e poi magari far correre la posizione, spostarsi la break even, eccetera. Quindi diciamo io più o meno adesso opero in questo modo qua. Ad esempio qua facciamo anche l'esempio della posizione short, quindi aspettiamo qui, engulfing, si apre l'altra candela, facciamo in questo modo qua, ci andiamo a mettere lo stop loss un po' più ampio rispetto alla candela precedente, facciamo correre la posizione, spostiamo magari ogni tanto lo stop loss a break even e facciamo questo movimento qui. Ovviamente ci tengo a ripetere che non è semplice, non si fa così trading assolutamente, però questa cosa qui può essere integrata ad altre strategie o comunque possiamo avere occhio per capire se sta avvenendo in una determinata situazione e dire oh, si è verificata quella cosa, magari sì, posso integrarla alla mia vecchia strategia, può esserci una possibilità che si verifica questa cosa, non lo so, magari può aiutare comunque sia in una delle strategie. Quindi anche di questa strategia magari ci farò un video dedicato dove la vado a testare per una settimana oppure la andrò comunque a testare su altri pair e altre cose e noi ci vediamo al prossimo video.